Molti vescovi hanno sempre saputo che cos'era il Papa Emerito. Presento subito la conclusione e poi passo alla dimostrazione in 2 video. Fino ad oggi ho affrontato la Declaratio per dimostrare che Papa Benedetto XVI aveva mantenuto il munus petrino fino alla morte. Insomma, che dopo il 1 marzo 2013 era rimasto Papa, anche se in modo nuovo. Ricordate l'ultima udienza generale? Ripetiamo brevemente, perché ciò ci sarà utile per il Papa Emerito. Benedetto XVI nella Declaratio ha scritto di 3 attività: governare la barca di San Pietro, annunciare il Vangelo e pregare per la Santa Chiesa di Dio. Prima ha chiamato la somma di governare la barca di San Pietro più annunciare il Vangelo come ministero. Poi ha rinunciato al ministero. Infine ha affermato che proseguirà anche in futuro l'attività della preghiera per la Santa Chiesa di Dio. In questo modo, adesso la parte un pochino più tecnica, continuando ad esercitare almeno una attività del munus, lui continuava a rispettare il canone 145 che impone di esercitare il munus, perché l'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico munus da esercitarsi. Pertanto, Benedetto XVI, continuando ad esercitare l'attività della preghiera, continuava ad esercitare il munus petrino. Perciò continuava a mantenere di diritto il possesso del munus petrino. Continuava a rimanere Papa fino alla sua morte. Amen. Avendo dimostrato che Benedetto XVI era rimasto Papa fino alla sua morte, pensavo non ci fosse altro di dimostrabile con certezza da poter comunicare. Anche perché pensavo che le 3 attività, governare la barca di San Pietro, annunciare il Vangelo e pregare per la Santa Chiesa di Dio, le avesse create Benedetto XVI esattamente come aveva creato il ministero, come la somma di governare più annunciare. Invece no. Sorpresa del mese scorso. Benedetto XVI non ha creato le 3 attività. Benedetto XVI ha preso queste 3 attività dal documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II e dal canone 375. Infatti, governare, annunciare e pregare sono le 3 attività di tutti i vescovi del mondo, dunque anche del vescovo di Roma. Questo comporta che pure molti ecclesiastici, con un minimo di preparazione teorica, lo hanno sempre saputo e ancora oggi tacciono per obbedienza alla versione ufficiale vaticana. Nel gergo ecclesiastico anche le attività del vescovo sono chiamate uffici, quindi sono uffici pratici, non uffici di responsabilità. Non è l'ufficio del vescovo. Gli uffici pratici dei vescovi sono 3: ufficio di governo, ufficio di insegnamento, ufficio di santificazione. Cosa ci ha fatto Benedetto XVI con questi 3 uffici del vescovo? Ci ha fatto il Papa Emerito, ossia un vescovo di Roma che esercita l'ufficio di governo, l'ufficio di insegnamento e l'ufficio di santificazione è un sommo pontefice o romano pontefice. Invece, secondo la Declaratio di Benedetto XVI, non secondo il diritto canonico,
questa è una creazione di Benedetto XVI, un vescovo di Roma che ha rinunciato all'ufficio di governo e all'ufficio di insegnamento ed esercita solo l'ufficio di santificazione per la Santa Chiesa di Dio, è un Papa emerito o Romano Pontefice emerito. E adesso qualche ecclesiastico potrebbe non sentirsi più molto bene. Adesso vado a dimostrare tutto in 2 video. Intanto, per quelli interessati a dire che il Papa emerito non esiste, oppure che è un giro di parole per dire impedito, vi lascio con il solito video di Euronews sulla conferenza stampa del Vaticano del 26 febbraio 2013, 2 giorni prima del famoso 28 febbraio. Benedetto XVI conserverà il suo nome papale e potrà essere chiamato Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Lo ha riferito il Vaticano mentre si avvicina alla fine del pontificato di Joseph Ratzinger. Resta l'appellativo di Sua Santità. L'anello del pescatore sarà distrutto. Ratzinger vestirà la talare semplice bianca e non indosserà più le scarpe rosse. Lasciando l'appartamento papale, porterà con sé solo gli appunti di carattere personale. Un punto molto importante riguarda le scarpe. Non porterà più quelle rosse con cui siete abituati a vederlo. Ha scelto di conservare quelle marroni che gli sono state donate durante un recente viaggio a León, in Messico. Ehi, scopriamone alcune. Marzo 2025, Mark Voice. Indizio. L'informazione parlava già di Papa Emerito appena il giorno dopo la declaratio. Qualche ecclesiastico del Vaticano aveva capito subito che la declaratio parlava del Papa Emerito e l'ha detto ai giornalisti perché facessero dei commenti negativi. Come visto dal video di Euronews, il titolo di Papa Emerito sarà comunicato ufficialmente solo il 26 febbraio. Tuttavia, già 1 o 2 giorni dopo la declaratio dell'11 febbraio, agenzie di stampa e quotidiani già parlavano di Papa Emerito, una figura mai esistita in 2000 anni. Come sono riusciti ad affermarlo pubblicamente? Inoltre, ne parlano in maniera più o meno negativa. Ecco, per esempio, un articolo di Zenit, un'agenzia di stampa internazionale. 13 febbraio 2013. Titolo: Un Papa Emerito non può esistere. Ed intervista un professore con la sua opinione negativa sul papato emerito. Ma addirittura il giorno prima, il 12 febbraio 2013, circolava diffusamente la voce del papato emerito, perché ne parlava pure un sito di animali domestici, come Petsblog, che si occupa di Benedetto XVI perché accarezzava i gatti. All'interno dell'articolo scriveva: si pensa al prossimo Papa che dovrà governare con un Papa emerito alle spalle. Perfino un sito di cani e gatti parlava già di Papa emerito, mai esistito prima, e ne parlava non proprio positivamente. Chiudo con il quotidiano La Stampa, sempre 13 febbraio, però nel testo è scritto a 24 ore di distanza dalla rinuncia, quindi 12 febbraio. Titolo: Adesso il Papa emerito imbarazza. L'articolo ripete 3 volte Papa emerito. Quanto peserà nella vita della Chiesa l'inedita figura del Papa emerito? Come si chiamerà il Papa emerito? Infine, non Papa emerito, ma più probabilmente Vescovo emerito di Roma.
E qui lo vediamo nel secondo video, perché vescovo emerito è niente, mentre papa emerito, come visto col canone 145, è papa. Comunque, sia Zenith con la lamentela del professore sul papa emerito, sia La Stampa adesso con il vescovo emerito, sia Pezblock con il papa emerito alle spalle, parlavano del papa emerito come qualcosa da non fare. Insomma, tutti parlavano di papa emerito e tutti ne parlavano male. Comunque, la prima domanda non è sui loro interessi contrari al papa emerito, ma su come siano riusciti a pubblicare la definizione di papa emerito, mai esistita in 2000 anni, e che sarebbe stata ufficialmente comunicata dal Vaticano 2 settimane dopo, il 26 febbraio, come visto dal video di Euronews di cui vi ricordo l'inizio. Benedetto XVI conserverà il suo nome papale e potrà essere chiamato Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Lo ha riferito il Vaticano. Dunque, i giornalisti solo il 26 febbraio avevano un comunicato ufficiale che parlava di Papa Emerito, mentre il 12-13 febbraio i giornalisti avevano in mano solo la Declaratio, in cui non c'è scritto Papa Emerito. Nonostante questo, non presentavano il Papa Emerito come voci, indiscrezioni o ipotesi, ma lo davano per sicuro. Tanto che provavano a cercare di correggere Benedetto XVI da questa sua decisione. Un Papa Emerito non può esistere. Adesso il Papa Emerito imbarazza. Dato che è impossibile che tanti giornalisti contemporaneamente abbiano autonomamente capito dalla Declaratio la novità bimillenaria del papato emerito, deve essere stato qualcuno addetto ai lavori del Vaticano. Deve essere stato qualche ecclesiastico che dalla Declaratio ha avuto la prova del Papa emerito e che poi lo ha detto ai giornalisti senza spiegare loro la Declaratio, secondo me per fare pressione su Benedetto XVI affinché rinunciasse al papato emerito. Pertanto qualcuno in Vaticano ha capito sin da subito che la Declaratio 1. non era la rinuncia al papato e 2. che era l'istituzione e l'applicazione a livello personale del papato emerito. Infatti anche io il mese scorso, appena ho dovuto studiare il canone 412, ho avuto la certezza ecclesiastica che la Declaratio è la creazione del papato emerito. D'altronde tutto questo indizio è probante, è affidabile, è logico, perché se i giornalisti prima dicono che la Declaratio è una rinuncia al papato, come hanno fatto il giorno dopo a parlare di Papa Emerito? Da dove è uscito fuori questo Papa Emerito? E soprattutto, per quale motivo a qualcuno, forse del Vaticano, il Papa Emerito dà tanto fastidio se Benedetto XVI avrebbe rinunciato al papato? La spia dell'ufficio pastorale dal canone 412. Adesso, messi da parte gli indizi, anche se solidi, cominciamo a ragionare come gli alti ecclesiastici. Il canone 412, versione 1983, dice: la sede episcopale si intende impedita se il vescovo diocesano è totalmente impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nelle diocesi, non essendo in grado di comunicare, nemmeno per lettera, con i suoi diocesani, a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità.
ci sono 4 parole chiave nel canone. Totalmente, ufficio pastorale, comunicare, diocesani. Nel caso del papato emerito, la parola, l'espressione che interessa è ufficio pastorale, perché Benedetto XVI nella Declaratio, per specificare sia le 2 attività a cui rinunciava, governare e annunciare, sia per specificare l'attività che avrebbe continuato ad esercitare anche in futuro, pregare, ha utilizzato proprio le 3 attività dell'ufficio pastorale del vescovo. Andiamo a vedere l'ufficio pastorale. L'ufficio pastorale del vescovo, perciò l'ufficio pastorale di Benedetto XVI, vescovo di Roma, con potestà sulla Chiesa universale. Il documento Lumen Gentium del 1964, Concilio Vaticano II, definisce i vescovi come dei pastori della Chiesa e, dato che sono pastori, definisce la loro attività generale, complessiva, come ufficio pastorale. Qui la parola ufficio è intesa come attività pratica, non come incarico. Non è l'ufficio di vescovo, ma è l'attività del vescovo. Numero 20. Perciò il Sacro Concilio insegna che i vescovi, per divina istituzione, sono succeduti al posto degli apostoli quali pastori della Chiesa. Numero 27. Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale, ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge. È una definizione molto generale qui al numero 27, perché le definizioni specifiche sono ai numeri precedenti. Questi concetti generali della Lumen Gentium sono stati ripresi 30 anni dopo dalla revisione del codice di diritto canonico al canone 375, con 3 precisazioni su cosa sono. Sezione 1. I vescovi sono costituiti pastori della Chiesa perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo. Dato che sono queste 3 funzioni, la sezione 2 specifica le rispettive 3 attività, chiamate uffici. E siamo al dunque. Con la stessa consacrazione episcopale, i vescovi ricevono con l'ufficio di santificare anche gli uffici di insegnare e governare. Concludendo, questi 3 uffici messi insieme costituiscono l'ufficio pastorale del vescovo, anche del vescovo di Roma, ufficio di governo, ufficio di insegnamento, ufficio di santificazione. Li metto in questo ordine perché nella Declaratio Benedetto XVI li ha messi proprio in questo ordine. E qui anche qualcuno che non è ecclesiastico ha già capito tutto. Sì, è proprio in quel modo. Ci vediamo alla seconda parte. Ciao! Benedetto XVI conserverà il suo nome papale e potrà essere chiamato Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Lo ha riferito il Vaticano